Bentornati amici sul mio canale di YouTube. Oggi inizierò il primo di una lunga serie di video che realizzerò al fine di mostrarvi tutti i componenti più importanti del giradischi Technics SL1200 che dovete analizzare prima di fare il vostro acquisto. Come voi ben sapete, questo giradischi non viene più prodotto dalla Technics, quindi lo potete reperire sul mercato soltanto usato e per evitare di commettere degli errori io vi consiglio di guardare questo video e i prossimi video che verranno realizzati e caricati su questa piattaforma all'interno del mio canale, così che voi siate preparati e sapete cosa analizzare, cosa osservare del vostro giradischi 1200 nel caso lo vogliate acquistare. Allora, partiamo dai piedini del Technics, cioè quella parte del Technics che viene poggiata su di una scrivania, su di un ripiano, su un mobiletto, che sono molto importanti sia per mettere in piano il giradischi sia per smorzare le vibrazioni. Allora, io ho smontato dal mio giradischi Technics del 1995, ho smontato un piedino usato. Questo giradischi è stato usato relativamente poco e ora vi mostrerò la condizione del piedino del giradischi dopo 20 anni di utilizzo. Allora, come prima cosa andiamo ad analizzare il piedino come è realizzato, come è costruito. Abbiamo questa parte in gomma morbida ed elastica, abbiamo questo perno centrale che serve per avvitare il piedino al di sotto del giradischi, nella parte in gomma. Abbiamo un anello in metallo che svolge una funzione prettamente estetica. Abbiamo questa parte in plastica dura, disegnata tutta a quadratini. Abbiamo un fondo di feltro che viene appoggiato quindi su di un ripiano dove andremo a installare il nostro giradischi. E in ultimo abbiamo all'interno del piedino abbiamo una molla che ora vi mostrerò. Abbiamo questa molla, quindi se voi smontate il vostro piedino vi ritroverete all'interno questa molla che fa da ammortizzatore per il vostro giradischi. Quindi avete questo perno, l'anello in metallo, la parte di plastica che contiene all'interno la molla e questo tappetino, questo fondo di feltro. Ora, come avevo mostrato prima, guardate come si è deformato questo piedino usato. Badate bene, i piedini sul mercato dell'usato ne trovate tanti, però dovete fare attenzione nel caso in cui i vostri siano rotti, e cioè dovete assicurarvi che in questa parte o anche nella superficie qui centrale non ci siano delle crepe. Questo piedino, pur essendo vecchio ed ammaccato, è comunque in buono stato perché non presenta delle spaccature sensibili all'interno, o meglio scusate, al di sotto del perno centrale. Tenete presente che un cuscinetto ammalorato presenta queste tipiche crepe, va bene? O queste altre se riesco a mostrarvele. Ecco, qui sono molto più evidenti le crepe sul cuscinetto, vedete? Che cosa succede? Che quando il piedino viene sollecitato e comunque con l'andare del tempo le crepe diventano sempre più grandi,
il piedino si rompe, la parte centrale si rompe, dovrete sostituirlo. Quindi controllate sempre prima di acquistare un piatto Technics lo stato dei piedini. Guardate quest'altro come in questo punto è totalmente spaccato, va bene? Questo è un altro piedino rotto. Quindi la prima cosa che dovremo accertarci nell'acquisto di un Technics SL1200 MK2 è lo stato dei suoi piedini. Quindi quando vi trovate di fronte un piedino così, pur essendo vecchio, potete acquistarlo. Guardate anche un altro dettaglio. I piedini sollecitati dal peso del giradischi spesso si deformano anche in questa corona che fa da supporto al piatto. Guardate questo cuscinetto in gomma come si è schiacciato. Guardate, metto a favore di camera, ecco qui, guardate come si è schiacciato questo cuscinetto. Guardate prima in origine com'era, era così, quindi guardate come si è deformato, ok? Quindi prestate molta attenzione a questo dettaglio. Adesso vi mostrerò un piedino originale della Technics nuovo e lo paragoniamo con quelli che ho qui a disposizione. Il ricambio originale reca questo codice ed è contenuto in questa scatola, quindi fate bene attenzione quando acquistate un ricambio della Technics. Adesso lo aprirò davanti a voi. Questo è un cuscinetto nuovo della Technics. Guardate com'è in origine. A parte la sua bellezza, è perfetto. Guardate. Le immagini parlano da sole. Guardate come l'anello in metallo è lucente. E guardate il particolare della parte della base in feltro. Guardate quanto è spessa. Facciamo un paragone con quello di 20 anni fa. È praticamente tutto schiacciato. Sta quasi allo stesso livello della plastica del piedino. Vedete? Guardate. Ora analizziamo il resto del corpo del piedino. Guardate come si è deformato qui, ma se paragoniamo il piedino nuovo con questo, guardate quanto spazio è venuto giù. Guardate come si è deformato questo piedino. Guardiamo anche quest'altro. Ok? Quindi questo è un piedino nuovo. Chiaramente non reca nessuna spaccatura, a differenza di questo che vi ho mostrato, che un po' reca delle spaccature sia qui, vedete, guardate qua che spaccature, sintomo di una vetustà avanzata, vedete? A questo punto immaginiamo di dover acquistare un giradischi Technics e troviamo un piatto in discrete condizioni che purtroppo lamenta dei piedini ormai totalmente consumati o deformati o spaccati sul bordo qui o centralmente.
Allora, tenete conto che se volete sostituire questi piedini con piedini originali, ogni piedino che vi ho mostrato costa circa 50 euro sul mercato del nuovo. Vi riporterò qualche link in descrizione di questo video, così che voi possiate in qualche modo cercarli su internet, nel caso in cui siete interessati ad acquistarli o dovete acquistare dei piedini nuovi per sostituire quelli vecchi o rotti del vostro giradischi. Ma ci sono delle alternative, e cioè potete acquistare dei piedini usati come questo, che vi durerà ancora tanti anni, ma mi raccomando, usate questo video come modello, quindi fatevi inviare delle foto da chi vende i piedini usati del giradischi, in modo tale da non comprare piedini che abbiano la gomma qua tutta spaccata o questa parte del cuscinetto sensibilmente deformata. Un'altra alternativa, oltre all'acquisto del nuovo e del usato, è quello di acquistare i piedini utilizzati dal Technics SL MK7, cioè giradischi della Technics prodotti di recente, quelli che sono ancora in commercio. Quei piedini sono compatibili con il piatto Technics, sono leggermente diversi, anche esteticamente mancano di quest'anello metallico, oppure potete, se volete spendere qualcosina in più, ma vi assicuro sono dei piedini molto performanti, sono veramente ottimi, potete acquistare i piedini montati sul Technics SL 1200 GR. Fate bene attenzione ad acquistare piedini artigianali, cioè delle copie. Perché vi dico questo? Perché molti piedini che sono venduti online hanno questa parte non in gomma ma in plastica rigida, cioè di questa stessa plastica, questa qua dura. Quindi che cosa succede? Che voi acquistate sì un piedino che esteticamente sembra lo stesso, ma voi perderete della vera funzione del piedino, cioè questa parte, questa elasticità. Perderete questa elasticità del piedino. E se malauguratamente poggerete male il vostro giradischi, oppure lo state trasportando perché dovete fare una serata e lo mettete in malo modo su di un ripiano sulla vostra console, rischierete anche di spaccarlo. Quindi fate attenzione a non comprare i piedini non ammortizzati e non elastici in questo punto, e vi parlo nella fattispecie di alcuni piedini stampati con stampante 3D, perché hanno soltanto un richiamo estetico al vecchio piedino della Technics, ma poi non svolgono la loro funzione. Con questo è veramente tutto, io vi saluto e vi ringrazio per aver visto questo video. Nel caso in cui voi siete interessati a guardare gli altri video che parleranno del mitico Technics MK2 per avere dei consigli su come acquistare questo prodotto che ormai si trova soltanto usato, vi consiglio di cliccare sul tasto iscriviti del mio canale e di cliccare congiuntamente anche sulla campanellina, così da non perdere gli aggiornamenti dei contenuti che verranno caricati nei prossimi giorni. Con questo è veramente tutto, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.